Oggi vi porto alla scoperta di uno dei pionieri più affascinanti e misteriosi dell'arte astratta, František Kupka, un artista visionario, spirituale e rivoluzionario che ha trasformato il colore in un linguaggio dell'anima. Kupka nasce nel 1871 a Opokno, in Boemia. Fin da giovanissimo è attratto dal mondo invisibile. A soli 15 anni viene iniziato allo spiritismo e per qualche tempo lavora persino come medium professionista a Praga. Un'esperienza che segnerà per sempre la sua arte, fondata sull'idea che la realtà visibile sia solo un velo da sollevare. A Praga frequenta l'Accademia di Belle Arti, ma non si limita ai pennelli. Studia religioni orientali, filosofia e scienze naturali. Quando nel 1891 si trasferisce a Vienna, entra in contatto con ambienti teosofici e simbolisti, cercando un'arte capace di unire materia e spirito. Tra le sue prime opere emerge Meditazione, un autoritratto nudo, inginocchiato davanti alla montagna illuminata dal sole, un'immagine potente che esprime la tensione mistica e la ricerca di un'illuminazione interiore, un tema che non lo abbandonerà mai. Nel 1895 si trasferisce a Parigi, dove incontra artisti e intellettuali come Jacques Villon. È il momento in cui comincia a sperimentare deformazioni visive e giochi di luce. Gli oggetti riflessi nell'acqua diventano simboli di un mondo in trasformazione. All'inizio del Novecento Kupka frequenta gli ambienti anarchici di Parigi, rifiuta ogni dogma non solo politico ma anche estetico. Per lui l'artista deve essere libero come lo spirito umano, capace di superare le regole accademiche e le forme tradizionali. Kupka è un artista intellettuale, legge Tolstoi, Kant, Nietzsche, ma anche testi di teosofia, astrologia e occultismo. Vuole capire il mondo attraverso il pensiero e la visione, unendo la razionalità alla spiritualità. Le sue tele diventano così esperimenti visivi, ponti tra filosofia e percezione. Nel 1910 Kupka realizza le sue prime opere completamente astratte. Le chiama Art inobjective, cioè arte senza oggetto. Il colore diventa protagonista assoluto, un mezzo per evocare vibrazioni interiori, un linguaggio universale per rappresentare ciò che non si può vedere. Durante la Prima Guerra Mondiale si arruola come volontario e combatte sul fronte della Somme. L'esperienza lo segna profondamente, ma anche dopo la guerra continua la sua ricerca. Vuole dimostrare che l'arte può essere una forza di armonia contro il caos del mondo. Negli anni 30 entra nel gruppo Abstraction Création, insieme a artisti come Mondrian e Herbin. Le sue opere, come le composizioni e i piani colorati, sono studi di equilibrio perfetto, dove la forma nasce dal ritmo e il ritmo diventa spiritualità. Quando muore a Puteaux nel 1957, Kupka ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte moderna. Le sue opere oggi sono conservate nei musei di Praga e Parigi, ma la sua eredità è molto più ampia. Ha dimostrato che il colore non solo è materia, ma energia, pensiero, emozione. František Kupka è stato uno dei primi artisti a dipingere il mondo invisibile, un pioniere silenzioso dell'astrazione che con le sue visioni spirituali ci ha insegnato che l'arte può ancora parlare il linguaggio dell'anima. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!